Domenico. Allora, mi sei vergine, mo ti do una mano io. Cioè, mi visti, i salami, tutto, ti aiuto io, mo ti sei vergine. Facciamo una bella serata con la Nerona, non ti preoccupare. Ci siamo noi per servirti. Va bene, dove andiamo? Noi a casa tua, andiamo. A casa tua. Bene, Andiamo pure se tua nonna c'ha un par d'oro nascosto. Andiamo là, famo tutto. Buonasera a tutti, saluta la telecamera, non ti sentite a disagio, amici. Vabbè, presentiamo, anche che per chi non la conoscesse, Beh, io Karima. penso che qualcuno mi conosce e qualcuno no. Un saluto a tutti, Karima, buonasera, soprannominata la Nerona. È un grande onore per me stare qui e con questo staff. Simone Cicalone, con la sua videomaker e tutti quanti loro. Anche Dominique, che questo se te pia te lo fic, Dominique. Piacere, il cugino di Tofik. Lo chiama, nel Marocco è conosciuto da tutte le parti. Senti, visto che sei una destrata, ti posso fare qualche domanda su Tutto quello che vuoi. su Cica. cosa pensi dei borseggiatori? Allora, dei borseggiatori penso che fino a te becchi il turista con 7.000 euro, gliene inculi 2 e gliene lasci 5, si può pure fare, ma sei una merda uguale perché non sai se quello deve tornare al paese suo e come deve fare. Però quando tu pigli la vecchietta, pigli nonna, pigli madre, pigli figlia, sei una merda, perché se sei un uomo vero vai alla posta, vai alla manca la posta perché alla posta ci pigli 10.000 euro, vai in banca se sei un uomo vero e fai il colpo grosso e paghi le conseguenze. Quando tu vai piano piano con la mano lenta a borseggiare la persona che non se ne rende conto, fai schifo, perché pure io ho fatto i furti precedenti, però a me che è più sensibile, io avevo le palle, andavo da uno e gli dicevo oh da, così piavo un sacco di botte, ci ho preso e ci ho rinunciato, perché poi becchi il matto che ti spacca le botte. Però quando tu vai a rubare all'inconsapevole sei un pezzo di merda, sei infame, perché quello non si rende conto. Ti piacerebbe a te che vai in Spagna, cioè i 2.000 euro ti inculano il portafoglio, i zinghi dentro la metro, non sai come torni a casa? Ti piacerebbe? È brutta, un'umiliazione. Allora che tu lo fai e non c'hai le palle, perché chi ruba non c'ha le palle. Se c'hai le palle va a fare rapine, che è peggio, però almeno c'è già un po' più palle. Oh, ciao, Donantò! Donantò, attento, pickpocket in the metro! Secondo me è così, poi non lo so, cioè di certo non sono la persona migliore per poter dare consigli di vita, per poter dare consigli di persone, nel senso, non è che io posso stare a dire no, non si ruba, non si spaccia, non si fa, perché sono la peggio nera di Roma, sono a Nerona, però non mi permetterei mai di andare a toccare una persona più debole, ma sono sempre presa con chi è più matto di me, ho preso sempre il sacco di botte, per quello sono nera, mi hanno corcato sempre le botte a me e non vale la pena, perché una volta che tu hai rubato 2.000 euro a quello, quei soldi sporchi poi ti portano a fare cose sporche, se cominci a annappi a un pezzo, annappi a 2 pezzi, cioè tu quei soldi sporchi non è che ci paghi l'operazione per tua madre, ci fai la spesa a casa per mangiare, cioè tu quei soldi sporchi ci fai sempre cose sporche, non lo dico per farmi vedere perché sto con Simone, è l'escalation, è il circolo vizioso, i soldi zozzi portano a cose zozze, l'ho passato con la pelle mia. Io lo dico perché l'ho passato, non è perché sono meglio, perché l'ho fatte pure io queste cose, i furti non l'ho mai fatti sotto la metro, queste cose non ho il coraggio, a parte ho le mani, ma anche le pippe so fare, però ti dico la verità, è inutile, non conviene, a parte ti bevono subito le guardie, Termini, Flaminio, Spagna, a parte quello, poi quando tu rubi a una persona innocente sei un pezzente. Brava, ma chi c'è le palle? Hai detto alle persone, andiamo le qua persone dai innocenti. cinesi, questo fa 2 sacchi al giorno, non c'è una lira, andiamo qua e famo quello che ci pare, però questo esce col coltello e ti fa fette. Però lì non c'è il coraggio, però il turista spagnola di 19 anni da Reggio aprire la borsetta per portafoglio, no, io non lo farei mai. Senti, invece Piazza Vittorio, tu sei cresciuta tra Termini, Piazza Vittorio, mi hai detto il quarticciolo. Sì. Ciao. 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 Che c'è, 10 euro? Dopo mi dà. Allora, Piazza Vittorio e Termini Cosa rappresentano? Allora, per te? rappresentano per me il degrado totale. Le zone più assolute che a me, Karima, sinceramente a Nerona, mi hanno rovinato la vita. Tu vai là, incontri una comitiva multietnica, ti senti a tuo agio, ti senti pure bella, fai pure la zoccola, certe volte ti senti bella quello che ti pare. Invece sono persone che sono amici tuoi per quello che tu riesci a fare insieme a loro. Nel senso, tu entri nella comitiva, entri nel gruppo se sei capace a rubare, sei capace a fumare crack, sei capace a fare furti, sei capace a rimediare un pezzo, sei capace a rimediare quello, sei accettato per le tue doti criminali, non sarai mai accettato come persona e là tu ti convinci di essere una persona
utile in questo sistema, come si dice, in questo sistema criminale, malato e criminale. E invece sei una merda e piano piano ti rovinano la vita. A me mi hanno rovinato la vita, io ad oggi lo ammetto, mo ho fatto il personaggio, abbiamo scherzato, la battuta, la rima. Io ho 38 anni, sono dell'86, li ho fatti il 1° ottobre e ti dico la verità, la strada non è vero che mi ha imparato, come dicono i coatti, la strada insegna, la strada là. A me la strada mi ha rotto proprio il culo. Ho perso mia figlia con un decreto del tribunale dei minori, per colpa mia, né perché no, hanno non sbagliato. Addosso No, sugli altri, ma la colpa no, la colpa mia, perché non mi ha detto nessuno, danno a termine a farmi i diretti, danno a fare la scema, danno a fare barbone a quarticciolo, non mi ha detto nessuno e mi è costato molto caro. Per quello oggi ho molto insistito io per fare questo servizio con Cicalone e con il vostro staff, anche per portare questo messaggio. Quando tu ti senti per strada e pensi di essere cresciuto per strada, tu non stai a crescere per strada, tu stai a sbagliare per strada. A me mi ha rovinato, ero un personaggio pubblico di 500.000 follower di qua su Instagram e su TikTok, con milioni di follower, facevo un sacco di soldi, interviste, cose, ho conosciuto tutta la media, se quello che ti pare. Poi, quando non ci stai con la testa e c'è il soldo facile in mano e non sai ragionare, tendi a sbagliare. Quindi il messaggio che io voglio dare, oltre a fare la stupida, la cogliona, perché Cicalone non è un coglione che perde tempo, che viene da me, anche quello, regà, pensateci 2 volte, prima di buttare soldi in un certo modo, in certe zone, a comprare questo, a comprare un pezzo, a fare quello, stai molto attento perché ti rovina la vita, ho perso tutto, sto male, mo non voglio piangere perché non me la te fa la scena di qua e di là, però veramente, perché ho visto ragazzini di 14 anni, 15, 16, 17, 18, poi da rovinarsi a fare la fila, a comprare certe sostanze, certe cose, non vale la pena, domani perdi tutto, alzati, suda e lavora, guadagnati i soldi, pure a rubare, ci abbiamo provato, è andata male, a fare i tossici è andata male, l'unica cosa che conviene, ti alzi e vai a lavorare, te rovini, ma non lo dico per fare bella, guardate che qua questo è lo staff di Simone Cicalone, questo è il mio fidanzato, per quello mi vedete diversa nei video, certe cose, ho perso un sacco di follower proprio per stare appresso a certe zone, a certe situazioni, ma la cosa più grande che ho perso, che non me lo perdonerò mai, è la custodia genitoriale nei confronti di mia figlia. La droga ti ammazza, ti fai un tiro, ti piace, voli, stai fatto, ti bevi 10 birre, stai fatto e il giorno dopo fai conti col tribunale, con assistenti sociali. Raga, pensateci 2 volte, vatti a sfogare in palestra, va a correre, mettiti a scopare, mettiti a studiare, mettiti a fare quello che ti pare, accannate le droghe. Io lo dico. Mi stavi dicendo, la popolarità, come ti ha cambiato in negativo? Allora, se tu nasci dal nulla, ovviamente puoi solo che crescere, però quando nasci dal nulla non puoi avere tutto insieme. Io sono arrivata a un punto che guadagnavo anche 1.000-2.000 euro a settimana e non ce l'ho mai avuta in vita mia, sono molto sincera, non so nessuno, ho avuto da capo, ho pagato ieri 46 euro all'Ipercop a Viterbo per farmi vedere da Cicalone, per far video con voi. Quindi quando nasci dal nulla tu rimani nel nulla, tutti quei soldi hanno il cervello. Io sono diventata proprio matta, mi sentivo da essere sto cazzo, chissà che mi sentivo da essere Adele Ellis, non so che mi sentivo da essere Barbara D'Urso, ti dà in testa, quando tu vieni dal nulla il successo mediatico dei social ti dà in testa, non è facile come te Cicalone, non ti credi di essere nessuno, non ti prego, ti conoscono tutti e ti seguono tutti, io mi sentivo proprio da essere sto cazzo, Naomi, Beyoncé, non lo so manco io, cioè addirittura quando uno mi passava davanti io dicevo, oh, ma non me la chiedi la foto? E ci litigavo, perché stavo pure inclippata e ci litigavo. Cioè il successo ti dà in testa quando vieni dal nulla, quando tu già parti da una base non ti frega anche la tiri, la sigarettina, aperitivo, invece a me mi ha dato in testa, mi ha rovinato proprio la vita, gli ultimi 2 anni veramente ho perso la condizione del tempo, della situazione, non lo so come si dice, non sono brava con i paroloni ragazzi, però ti dico la verità, è meglio rimanere coi piedi per terra, ma non ci riesci, perché quando ti cominci a scrivere redazione le Iene, ah quanto so farsi le Iene, Nicola De Vitis, sono false e merda, sei venuto a casa che telecamere, poi ci hai fatto credere, a parte ne hai pagato 1 lira, Mediaset come minimo di venire con 2 scudi, come minimo, 2 scudi per 10.000 euro a Roma. Come minimo no, lo stavo per dire, diciamolo quanti so, scudi, perché a minimo a Roma vuol 10.000 euro, ho capito che non ero sto cazzo famosa, però a Napoli da De Crescenzo, da quelli ci sei andato, però voglio che questo vada in onda e mi assumo le responsabilità di quello che dico, sono venute le ieri, c'è tutti i screenshot, mi hanno dato un cazzo e il servizio non è dato in onda. Tu ti puoi immaginare per una ragazza africana nata a Roma quanto può contribuire nel cervello il fatto che arrivano le Iene nel paesino di Viterbo di 100 abitanti a firmate e poi non va in onda?
La figura di merda mediatica, io mi sono impazzita. Cioè, tutto il paese ha detto, oh, ma come sono venuti gli anni in tempo visto in televisione? Sono balina ceppa, balino. E alla fine tutte le sere a Quarticciolo, devo fare. Senti, ma tu dici, tu sei nata a Roma? Sì. I tuoi genitori dove sono originari? Del Congo, Centro Africa, proprio Bujumbura, chi te se incula. Tra l'altro tu lo sai che il Congo c'ha la seconda foresta pluviale più grande del mondo? No, io non lo sapevo, però so solo che pure lì stanno a vendere la cotta. Sì? Veramente, sì. Pure lì è uscito il boom della certo. merce, pure in Africa, è un incubo. Ma hai visto quanto è preoccupante, tipo qua a Termini, la situazione dei ragazzi che vivono il disagio delle sostanze? A me mi frega anche perché mi ha detto il dottore, pure io l'ho vissuta il disagio delle sostanze. Se tu stai a Termini con quelle sostanze, perché tu c'è questa acicalo, famola finita con queste cose, porello, è caduto nel crack, è caduto nella coca, ma che ti ha detto il dottore? Ti rialzi, io mi sono rialzata, pure io c'ero caduta, tu non avresti fatto, anzi, il periodo che ti scrivevo iniziale, stavo proprio fuori, stavo tutte le sere in certe zone e tu stesso mi ha detto aspettiamo un po' che adesso c'è un po' da fare perché tu hai capito che non era il momento, adesso che mi sto a ripiare, io non mi fai pena se tu caschi nelle sostanze perché non te l'ha detto il dottore. Ma tu come hai fatto a riprenderti? Cioè, come ho fatto a se puoi dare un consiglio. Il tribunale dei minori ha paura della ragazzina. Tanto aveva paura della bambina. Ha paura della bambina, però non sono guarita ancora, non si sa sempre mai. Non si sa sempre mai. Ti sei data un obiettivo per riavere la custodia della bambina, per esempio? Devo trovare lavoro, devo lavorare. Ti serve lavoro? Mi serve lavoro e la testa. Il resto c'ho tutto, c'ho dei genitori che mi vogliono bene, c'ho un fidanzato bene o male, pure se è un coglione, però mi ama, cioè c'ho tutto. Ho bisogno solo della mia testa, parte tutto da me, perché lui mi ama, mi è venuto a piangere, non te lo fa nessuno, che te ce viene a piangere. Il 1° aprile con il taxi da Latina Scalo al carcere di Civitavecchia. Il 1° aprile io sono uscita del 2024, qua siamo a 24 Cicalo? 2024, dell'anno sì. Nessuno. E mi ha dimostrato tanto affetto ovviamente, poi si è trasformato, stando con me pure lui è diventato matto praticamente, però vabbè. Cioè, però se no non vi trovate bene. No. E il carcere come l'hai vissuto? Il carcere ce l'ho cresciuta, conosco tutti, io arrivo, basta che non me levano la parrucca, basta che l'ispettore non me leva la parrucca perché te la possono levare? Te la levano perché c'hanno pure c'è pezzi dentro, però io l'ho vissuto bene, sono tutte fans, mi aiutano, cioè il carcere se sta meglio in galera certe volte le caghe fuori, è brutta andare in galera, però se ti fa un mese o 2 a volte ti sta meglio in galera. Nessuno mi ha detto se sta bene qua, anzi la maggior parte mi ha detto Cicalò, io non te lo posso dire perché c'è stava magari anche l'istituzione, però io dormo male, c'ho tutta la situazione. Non gli fai impicci, quello è un carcere maschile, regna sovrana la sopravvivenza. Esatto, però quello delle donne, brava, volevo sapere. Al femminile c'è molta umanità, molta invidia, molta lesbicitudine, nel senso o sei umana che c'è tutti i sordi, c'è tutti i cazzi da tutti, o sei molto lesbica, che nel senso è brutto da dire perché stiamo comunque registrando, però al femminile è un po' più come una casa famiglia delle donne, ci si aiuta, ci si viene incontro, ci conosciamo tutte perché le bandite di Roma ci conosciamo tutte, quelle di Ostia, quelle di Torbella, a me le conoscono tutti, io sono a Nerona, ci conosciamo perché o stiamo a Casal del Marmo insieme, o stiamo a Rebibbia insieme e poi stiamo a Civitavecchia. Cioè tu hai fatto pure il minorile? Sì, ho fatto anche il minorile, Casal del Marmo, come no, a via Giuseppe Barilai, dietro l'ospedale San Filippo. E i genitori tuoi che hanno pensato? Io ho la famiglia africana è molto fredda, nel senso che se tu vai in galera e c'hai 16 anni stai bene là così, so cazzo, quando esci chiamami, se mi va ti rispondo. Ti aiutano se possono, se no stai bene così. Io poi non so così sveglia, perché se ero sveglia mi fiacciavo con me, ho perso proprio le staffe facendo certi usi e frequentando certi posti. Sono molto sincera, mo stiamo a fare i coatti, sto a fare coatti e cose, però mi sento anche una fallita nella vita. Ho perso e spero di recuperare tutto quello che ho perso, ma è difficile, perché poi quando il tribunale subentra è difficile che recuperi, con tribunali minori non si scherza, non è Piazzale Clodio e fai l'appello e esci dal carcere, qua ci sono i minori, i ragazzini, ci potevi pensare prima, però ce la metto tutta. L'unica cosa che posso dire è che io ce la metterò tutta. Perciò tu mi dicevi, sì. Infanzia in carcere. Sì, ho iniziato a 16 anni, Casal del Marmo. Poi Casal del Marmo, 18 anni Rebibbia, poi ho fatto Civitavecchia, via Aurelia, poi ho fatto il carcere di Camerino alle Marche, poi basta, non so Buciarda, non è che ho fatto chissà quanti anni, però 3-4 li ho regalati allo Stato, non tutti attaccati, a mesi, sempre per delle cazzate, furti, rapine, cose futili, dici ma come rapina? Rapina nel senso che noi ci sentivamo, io mi sentivo talmente importante,
di andare da una persona a chiedere il telefonino per fare una chiamata e dire guardami col telefono. Ad oggi paghi le conseguenze perché arrivano tutti i definitivi insieme. Bravi, e questo la gente non lo sa, vedi? Oggi rubo, non mi è successo niente. Oggi rubi, domani paghi, dopodomani da pinder culo, infame, è così. Lasciate perdere, che è inutile va a rubare. O fai la rapina che poi 5 anni fra 10 anni e stai bene per 20 anni, o lasci perdere. E poi quando ti arrivano i definitivi magari hai cambiato vita. Hai cambiato vita, stai bene, stai in ufficio, stai con tua nonna, dai la minestrina, suonano alle 5 perché guardi arrivano sempre alle 5. Chi è? Polizia, che c'è? Che volete? Hai sbagliato, una notifica, notificare dice poi vieni un attimo con noi e poi ti fanno un trabocchetto in caserma, ma giustamente è il lavoro loro? Agab sempre, però è il lavoro loro. E noi ti diciamo guardia infame, guardia, se non gli rompi non vengono, bene, è il lavoro se non gli rompi il cazzo vengono, parliamoci chiaro, è che là, mo se io vado là a fare la matta, mi fermano, ma se io sto qua non mi dicono niente, se non gli rompi non vengono, non fate tutti i coatti, guardia infame, guardia e sa vendere 300 pezzi al giorno, se non gli rompi il cazzo non vengono. Poi ti sei fatta un po' di carcere, questa esperienza ti ha insegnato alla fine. Non ho imparato più di tanto, ma ho imparato un cazzo, che poi sono uscita più matta di prima, sono sincera. Il carcere non recupera. Il carcere non insegna niente, anzi diventi più matto e più scemo di prima. Il carcere non è una cosa è una struttura rieducativa, è un ufficio di collocamento al bandismo. A Torbella dove devo andare a Torrenova, dove devo andare a Quarticciolo, cioè io so tutto dove andare. A me se mi chiedi dove sta via, dove se dovevamo beccare, non la trovavo. Se mi dici tornare più a 2 pezzi, io te lo dico a piedi, te lo so a memoria. Il carcere ti impara tutto, le cose negative, però a volte fai i conti con te stesso, quando sei piccolo e tua madre non ti viene a trovare e ti senti un po' da solo, o c'hai la 104 non ci arrivi, o se ci arrivi ti fa anche molto male, però quella solitudine ti fa male lì per lì, però quando esci ti fa salire una certa cattiveria che ti dà una forza per far peggio. C'è un macello andare in galera, raga, è un macello, non si può spiegare, nessuno sa spiegare, c'è chi dice che è peggio, chi dice che è meglio, ma in realtà non si sa, perché non è che ti prova, solita frase fatta, ti prova, l'ho provato, ce l'ho stato un botto di volte, però non mi ha imparato niente, però mi ha messo sempre paura, cioè io ad oggi non ci avrei il coraggio di andare a fare un reato, parliamoci chiaro, io ad oggi sono, da quando sono mamma, 12 anni, sono 12 anni che non, no aspetta, ho colato il giacchetto all'UVS nel 2017 perché a me piace fare i furti ai negozi, se lo sapevo andavo da Zara, almeno non mi si beveva, non c'hanno tutti, però non è proprio una forma rieducativa, ma non è neanche una forma punitiva, è uno sbaraglio, non c'è sbaraglio. In alcuni casi è incrementare il disagio e creare sempre più problemi. Perfetto. Però ti posso domandare una cosa, tu cosa vorresti fare da adesso alla tua vecchiaia? Qual è la cosa che ti piacerebbe fare? La cosa che ho bisogno di fare la mamma, una vita serena e basta questo passato. Basta. Ma lavoro, qualcosa per guadagnare? Non me va, però devo, però non me va, sono sincera, se no lavoravo, sono nata a Roma, sono conosciuta, che ci vuole, andare a città di polizia, mi piano subito così e faccio pure la pubblicità, ma non riesco perché siamo cresciuti con sordi facili, siamo cresciuti abituati, i social rovinano il cervello, quando tu hai fatto l'influencer de merda, che non sei un influencer, perché l'influencer ti devi mettere il toppino, ci avevi un certo fisico alla Nomi, parliamoci chiaro, l'influencer donna, però quando tu nella tua testa hai pensato di fare quel personaggio, dopo andate a mettere a pecora a fare pulizia, è difficile, è molto difficile, nel cervello subentra un contrasto, vai in tilt, io sono seguita dagli psichiatri, dagli psicologi a Tarquinio, io non faccio la coatta, cioè io sono seguita proprio perché tutto quel boom mediatico a me mi diede in testa, io mi stavo ripiando, io avevo preso l'attestato per fare l'OS, basta porti il curriculum, domani ti chiamano perché è un lavoro molto ricercato. Invece me l'ha proprio defancato, io sto ancora aspettando che mi chiama Briatore per andare a mangiare il sushi sulla barca a pigliare 4.000 euro al giorno. La verità, cioè, me l'ha proprio defancato. È realistica come cosa? Sì, è realistica, quello è il piano B. Il piano A sarebbe quello di calmarmi, trovare un obiettivo, un input, perché l'obiettivo è mia figlia. Come serve l'input per l'obiettivo? Per fare qualcosa di buono, perché io tutte le notti piango, sto male, penso a mia figlia, sono consapevole, ma non trovo quella cosa, l'amo. Non ci riesco, dopo i social, prima ero tremenda, sono uscita dalla casa famiglia, ho fatto 4 anni con mia figlia, con un decreto del tribunale, ce l'abbiamo fatta, me l'hanno ridata. Tempo... Sei stata in casa famiglia con tua figlia? Ah. Nel 2018. E com'è stata come esperienza? Un'esperienza bellissima, la struttura di Arena, di Castro, bravissime persone fuori Viterbo, mi hanno aiutato e tutto quanto, ho fatto un corso, mi sono ripresa e tutto quanto perché lì facevo proprio schifo quando sono entrata. Però poi quando sono uscita, neanche 7-8 mesi sono cascata.
nelle strade brutte, nelle zone brutte e nelle sostanze brutte. E mo ne sono uscita un'altra volta. Ma ti posso chiedere una cosa, ma il papà? C'è un papà? Ma il papà è marocchino che sta sempre a casa, la seconda casa si chiama, il carcere di... come si chiama il carcere di Torino? Sì, e Collinette, bravo. Molinetti, ciao. È una persona che ci ha tenuto, alla fine e tutto quanto, però sinceramente non lo posso giudicare, perché lui come me non è stato in grado di fare il padre, io non sono stata in grado di fare la padre, però sono in grado di rendermi conto degli errori che ho fatto e mi rendo conto che il mio non è un errore giudiziario, che hanno preso la pupa perché sono stronzi, perché sono infami, l'hanno presa perché un minore non può crescere in quelle situazioni, in quelle circostanze. Quindi tu madre che ti fai i cannoni, fai come ti pare, però che fai uso di certe sostanze, che non ci stai con la testa, non sei in grado di seguire tua figlia, affidati ai servizi sociali, non te la ridanno più, però meglio con loro che con te, sulla pelle mia. Cioè è brutto da dire. tu dici questa cosa, guarda sei una delle prime persone. No, la verità, l'ho sempre detto, l'ho detto pure a Evelyn quando ci siamo sentite, meglio con loro che con te, perché mia figlia oggi va a scuola tutti i giorni, va a scuola pulita e seguita, io non la mandavo a scuola, stavo a casa fatta, non ce la mandavo perché non mandava dal esame, ma se può sentire è una che bella quinta missione elementare questa, la mandi a cioè... fare la recita perché te sei fatta, ma io te sei in cura, allora se non ce la fai, più tua figlia e la fai seguire, tanto non tutti i servizi sociali, non tutti, non sono tutte merde, c'è pure chi ti vuole aiutare, dai, a me comunque mi stanno dietro e mi aiutano, forse pure perché sanno che sono un personaggio un po' non conosciuto, però un po' visto, ma non penso che per Ma quello. c'hanno paura di te pure? No, secondo me no, secondo me non c'ha paura nessuno, chi c'ha paura di me sono io, perché avesse paura di me vuol dire che sei proprio un coglione, lui c'è proprio paura di me, ma dove sta? Manda io il panda, ma chi sono qua? Ma oh, non è che stai al telefono mio, non è ancora il telefono, solo a fumare, questo è matto. Ah, me lo va. Paura di me no, perché uno prima mi studia, può avere paura delle mie reazioni, ma non della mia persona, che sono una cucciolona, sono buona come il pane, ho sofferto pure io, però mi rendo conto, avesse paura di me ci vuole? E il trono? Oh, lei c'è il piscio di gatto! No, sto facendo una cosa però ci sta smerdando nel piccione, vabbè. No. guarda che scena. Ciao a tutti, via qua, ciao a tutti i ragazzi, questo qua è Simone, tutto lo staff, vi ringrazio, oggi mi sono un po' sfogata, però mi sfogo sempre in quel modo che cerco di fare un po' la stupidina per non aprirmi, per non farti sparire, ma se mi apro del tutto dico fermare, però mi sono aperta abbastanza. Il consiglio, la parola chiave di questo intervento, perché oggi ho visto Cicalone, la sua umanità, pensate sono intelligente, ieri lui stava da coso, da Vespa, quello con i caccoli qua, invece di scrivere qua c'è l'intervista completa, come scriverebbero tutti, come scriverò io alla fine di questo servizio, ha scritto qui c'è il mio intervento, cioè sai che vuol dire intervento e intervista? Lo capisci? No, è lapsus, come si può dire? La differenza. Cioè, la differenza, ti fa capire una persona umile, io non sono umile, io sono molto sincera, cioè io sto qua, mi sono dovuta fare unghie, mi sono comprata la tuta, cioè io non è che sono umile, però ti fa capire la persona. Sei donna e comunque la donna sì, ci tiene ma di guarda più. allora quanto sono umili, proprio in cacciare te la buttano. Quindi ti Guarda fa capire... Evelina quanto è vestita male. No, vabbè, no, sta bene, c'ha un bel culo, c'ha i fianchetti, è bionda, se fa la piastra, se trucca una bella fregna pure Evelina, non è un cesso, se no capirai, io dicevo subito. Quindi quello che io vi dico, tante volte, quando c'è tutto e poi avere tutto, c'è un autocontrollo, regà, chiedo scusa se sto a parlare troppo, cerchiamo di rimanere coi piedi per terra, perché quando sali dal piedistallo poi ti apri sempre in del culo, ci rimani male. Io se tornassi indietro mi farei tante cazzate. Cioè non è che poi fa, sì l'ho persa, mo la ripio, mo me la ridanno, io te ridanno sto cazzo a 18 anni, mo ce ne ho 12 fino a 6 anni a tribolare stiamo, la verità è questa, i bambini sono tutelati in Italia. Quando cazzo sto figlio di puttana. Ma sei andato? Non puoi non finire nel senso di colpa, nel senso di colpa ci devi finire, ti devi fare un esame di coscienza, ti devi dare delle colpe, specchiarti e tutti i giorni ricordarti quanto sei stato merda e quanto non vuoi più esserlo, perché un bambino di 12 anni che viene tolto con un decreto del tribunale dei minori perché tu te la vai a piangere il culo o te vai a far da un culo o te vai a drogare o te vai a ubriacare o vai a bere, non te l'ha chiesto lui, quindi specchiati tu madre di merda che ad oggi hai perso il fio perché fai schifo, parliamoci chiaro, che ti ha chiesto ragazzini nasci abortivi, è brutto, io mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico, quindi ad oggi i ragazzini non ce l'hanno chiesto loro, non lo facevi e ti facevi da un culo sulla togliacchia, oh. Che cazzo frega, non lo facevi. Hai fatta, te la tieni stretta, oppure chiedi aiuto e ti fai aiutare. Ma a 12 anni il bambino c'ha un cervello suo, ti giudica e ti critica. Pure che lo ripì quando c'ha 15 anni, la ferita resta tutta la vita.
il primo ciclo, il primo fidanzatino, la festa, la prima uscita di sera, è brutto, fa malissimo, a notte voglia a piangere. Ah, ma una pregam così, oh, adesso a Piazza Vittorio? Ah. Sì, ma lui si sta a far video gratis però, Non ti preoccupare, che mo arrivo là. Sì, mo arrivo. Dopo fai pure della colletta, Guarda come per si è messo Karima. in posa, lui non ha chiamato Ma non è nessuno. una foto, sta in video, dai. Oggi lei ci ha raccontato una parte della sua storia. Sì. Se volete approfondire, se volete magari qualcosa di più reale, concreto. Ma mo sta pizzato, Dominic. Magari un'uscita pure Dominic. Capito? Dominic è piccoletto, ma. però te lo ficca, Dominic. Dominic te lo ficca. Com'è la canzoncina? Quale? Detto prima? Dominic te lo Dominic te lo ficca, Dominic te lo metto in picche. E Dominic te lo ficca, Dominic te lo ficca. C'è pure il balletto, però vabbè, salvoriamo. Vabbè, se volete scrivete qui nei commenti se avete altre domande per Karima, perché lei ovviamente ha risposto a quelle che mi sono venute in mente. Certo. Però visto che qualcuno già la conosceva, qualcuno la conosce adesso, magari la curiosità c'è e comunque le esperienze delle persone che hanno avuto delle difficoltà possono sempre aiutare chi sta rischiando di finire nelle difficoltà o comunque non c'ha ancora idee chiare, è sempre importante chiedere, perché come ha detto lei, chiedere aiuto non è mai sbagliato. Infatti io sto chiedendo una colletta a questi ragazzi e mo vado poi a mangiare Mac. Poi cercheremo di fare una colletta, però a questo punto andiamo a mangiare il Mac è... Ho capito, ma dipende dalla colletta. Dipende dalla colletta. Vediamo a quanto arriviamo, dai. A quanto arriviamo, tutti quanti. Vabbè. Guarda lui già sta per vago. Noi allora mo facciamo sta colletta e ci vediamo al prossimo Ciao video. a tutti ragazzi, mi raccomando seguite Simone Cicalone, non vende sogni ma solide in realtà e smettetela di romper cazzo tutti i video sua a dire che lui fa beva la gente peruviani e cose perché circolano il portafoglio a tua nonna che ti sta a prestare 5 piotte per fare l'assicurazione della macchina, voglio vedere quanto te rode il culo, voglio vedere se tu vai in vacanza a Tenerife e ti inculano 1000 euro non sai come tornare e te la pinda il culo. pure i documenti. Ringraziamo, siamo voce del popolo, ho fatti pure io i furti, da oggi in poi pure io sto in mezzo a queste piccole situazioni, perché lo sai che c'è chi ruba il figlio della mignotta, c'è le palle, vai alla banca di Roma, non andate a chi non c'ha dalle persone innocenti, vai là che c'hanno un sacco di soldi, ok? Ciao, fammi un salutone da Nerona, ciao, seguitemi Karima di tutto e di più, official su Instagram, un bacio.